Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti al vostro Luca Talan. Come state? Tutto bene ragazzi? Oggi torneremo a parlare dell'argomento che a voi piace più di tutti, ovvero i moduli. Questo modulo io lo definisco un modulo veramente devastante e completo perché copre bene tutte le zone del campo, ma soprattutto grazie diciamo alle istruzioni, ma soprattutto ci dà tanta fluidità e flessibilità in attacco. Prima di andare avanti e di farvi vedere quindi questo modulo, però vi ricordo delle due affiliazioni che abbiamo in piedi in questo momento, ovvero Amazon e Gamivo. Gamivo è una piattaforma videoludica nella quale potete trovare a dei prezzi veramente scontati tutti i prodotti videoludici, mentre Amazon è, la conosciamo tutti, la più grande piattaforma di compravendita online, dove passando dal link che trovate in descrizione semplicemente supportate il canale e non costa niente di più, nemmeno un centesimo. Andiamo subito adesso a vedere il modulo, che è il seguente ragazzi. Eccolo qui, un modulo che trovate tra l'altro negli schemi già predefiniti del gioco, quindi non mi sono andato a inventare niente di nuovo proprio. Adesso qualcuno probabilmente mi dirà: ma tu sei pazzo con la difesa 3 contropiede? Sì ragazzi, perché ho notato che questo modulo sta girando meglio con il contropiede che col contrattacco. Io ho sempre utilizzato contrattacco e chi mi segue da più tempo l'ha visto nei precedenti episodi, ma col contropiede ho notato che sta girando meglio. Ho modificato il modulo precedente degli scorsi giorni perché lo hanno un pochino nerfato e non stavo più riuscendo a girare come volevo. Funziona ancora, magari c'è qualcuno di voi che lo sta ancora utilizzando e chiaramente fa bene, perché quando un modulo gira non bisogna cambiare. Però ho iniziato a fare quella serie di 2, 3, 4 partite che non vincevo più, pareggiavo, ho difficoltà a far gol e quindi ho detto no, cambiamo. Però ho voluto un po' mantenere quella falsariga, quindi con 2 CL, un trequartista, le punte, quindi ho comunque una seconda punta e una punta, 2 seconde punte e una punta, insomma mantenere un po' quella meccanica di gioco. Però ho abbassato praticamente il CC, l'ho fatto diventare un mediano e quindi ho detto vediamo che cosa ci può essere che mi dà questo tipo di soluzione, quindi più copertura a centrocampo e comunque attacco sempre con tanti uomini, e sono arrivato a questo. Un grandissimo modulo. Partiamo dalla difesa, quindi con Cech portiere difensivo. Ragazzi, non sto nemmeno più a dirvi nulla, lui per me attualmente è il miglior portiere del gioco. Difesa ragazzi, 3 stili diversi perché secondo me stanno girando molto bene. Koundé fortissimo, frontale extra. Nesta, nemmeno appunto a parlarne, difensore, uno dei difensori se non il più forte fra i più forti del gioco. Beckenbauer idem ragazzi, veramente forte. Importante, vanno bene 2 sviluppo con un incontrista eventualmente, se non volete mettere un frontale extra, ma eventualmente va bene anche 2 frontale extra, uno sviluppo. L'importante ragazzi è magari non mettere 3 incontristi o 2 incontristi, perché comunque, lo dice la parola stessa, tenderanno a far uscire troppo la difesa in avanti. E già col contropiede la difesa sta molto alta, se li mettiamo 2 incontristi ragazzi creiamo dei buchi incredibili. Se non avete chiaramente questi giocatori, perché immagino che non tutti ce li abbiamo, le caratteristiche che dovete andare a guardare, a parte le loro passive, sono le seguenti: quindi grande difesa, buona discreta velocità, almeno intorno agli 80, 78, 80, 83. Koundé è molto veloce, se avete qualcosa in più ancora meglio, insomma. Quindi grande difesa e grande velocità, quindi chiaramente abbinato con un buon contatto fisico, il salto, insomma le classiche carte dei difensori. E infatti io come vedete utilizzo questi tipi di parametri. Diciamo che Nesta e Beckenbauer sono per me gli intoccabili della difesa. Va benissimo però eventualmente anche un Rudiger con un Van Dijk, ad esempio, un Rudiger con un De Ligt, insomma ci sono diversi difensori forti nel gioco. Chi c'ha Maldini ad esempio, Beati Loro fortissimo, vanno bene tutte queste tipologie di carte. L'importante ragazzi è che rispecchino un po' questi parametri. Mediana ragazzi, mediana io ci sto abbinando un collante con un incontrista, fortissimi entrambi, anche qui grande velocità, buona tecnica e ottima difesa. Questi sono i parametri ragazzi. Idem per Vieira, che vabbè per me lui è il centrocampista più forte del gioco,
senza se, senza ma, è completo, c'ha tutto, è veloce, buona tecnica, difende come che fosse un difensore aggiunto, quindi ragazzi è molto veloce, veramente non c'è, secondo me ci sono in pochi che possono giocarsela con lui, quindi se avete lui utilizzatelo, altrimenti comunque va bene anche eventualmente un onnipresente. Io infatti come alternativa mi sto portando Matthaus che signori lo stesso fa il suo bel lavoro. Va bene eventualmente anche un tra le linee al posto magari di Vieira o di Gilberto Silva, poi ragazzi è soggettivo, nel senso io queste sono le mie indicazioni per come io mi ci sto trovando. Poi se qualcuno di voi magari si trova meglio per dire con due onnipresenti, o un tra le linee un incontrista, un collante un tra le linee, va bene uguale, io a volte cambio, cioè magari in corso d'opera magari abbasso Modric per dire al posto di Gilberto Silva e qui ci metto un giocatore chiave, per dire, a volte le provo queste soluzioni, quindi questa è la soluzione che attualmente mi sto trovando, ma poi è capace che già stasera abbia fatto delle piccole modifiche, ma ve le sto dicendo quali potrebbero essere queste modifiche, così almeno insomma le sapete già anche voi. Questo modulo gira molto molto bene, c'è anche una tattica secondaria che dopo vi farò vedere, ma la cosa fondamentale sono le istruzioni e ci arriveremo. Esterni ragazzi, un opportunista, Mbappé in qualsiasi zona di attacco lo metti è micidiale, ragazzi questo Mbappé secondo me è uno degli attaccanti più forti del gioco, veramente incredibile, segna dappertutto, a me mi ha già fatto quanto? Mi ha fatto 3405 gol ragazzi, quindi su 4000 partite sono veramente una marea e infatti per me è inamovibile, titolare inamovibile proprio. Dembélé alla prolifica, molto molto veloce anche qui, importante che abbia un buon cross, che abbia una grande velocità, questa è la sua carta, veramente veramente forte. Qui ragazzi ci metto un tra le linee, può andare bene anche un giocatore chiave, dipende un pochino come ci piace giocare a noi. Diciamo che tra le linee come regista creativo tendono delle volte a rimanere più dietro, magari ricevere la palla e smistarla. Qualche volta questo Modric si inserisce anche, magari quando viene per dire incontro Neymar, lui fa il movimento a inserirsi, quindi è molto interessante per questo. In avanti, se non avete, piccola parentesi, se non avete Modric va bene per dire un altro tra le linee, c'è Deco molto forte, c'è chi ha Pirlo, insomma ci sono diversi giocatori molto molto interessanti, anche qui grande tecnica e discreta velocità, è quella la cosa fondamentale che deve avere, perché comunque questo trequartista tenderà delle volte a darci una mano anche in difesa. Io su alternativa ho De Paul giocatore chiave, ve lo faccio vedere, questo dell'Argentina, che comunque mi fa il lavoro molto simile a quello di Modric ed è veramente veramente forte, mi piace molto, lo sottovalutavo quel giocatore, invece mi ha veramente meravigliato. Shevchenko e Neymar, un attaccante di rientro con un opportunista, vanno bene anche eventualmente due opportunisti, va bene anche un opportunista e un giocatore chiave, scusatemi, un opportunista e un classico numero 10, ma sì, anche un giocatore chiave ci potrebbe star bene, dipende un pochino come ci piace di più giocare a noi, cioè se vogliamo che gli attaccanti si buttino proprio completamente in avanti, oppure se invece magari vogliamo creare anche lì un minimo più di palleggio e quindi poi uscire da una delle due fasce. Molto molto interessante come situazione che si viene a creare, perché sono tre movimenti diversi che fanno questi tre signori e quindi creano abbastanza scompiglio, ho notato, nelle maglie della difesa avversaria, quindi però possiamo utilizzare magari anche una soluzione più classica con due ad esempio opportunisti e va bene uguale. Io a volte lo provo, magari metto per dire Mbappé al posto di Neymar ci metto sulla fascia un Vinicius Junior per dire, o comunque un Chiesa, insomma un giocatore di fascia proprio, e quindi mi trovo bene comunque, insomma è molto funzionale, perché in questo modulo, come vi dicevo, fanno differenza le istruzioni. Allora ragazzi, questa è la mia panchina, mi sto portando un Jordi Alba perché non si sa mai, magari mi voglio chiudere un pochino, abbasso il CLS e metto quindi più un terzino, un Costa Curta che me lo sto portando perché è molto utile come giocatore, mi può fare tutta la fase difensiva al completo, quindi non perdendo overall, ed è importante. De Paul abbiamo già detto, Matthaus idem, Fabinho me lo porto eventualmente al posto di Gilberto Silva, perché c'è anche la tattica secondaria che
è particolare, adesso ve la farò vedere. Wilshere, trequartista barra CC, comunque è una bellissima carta questa che ci regalano nel gioco. Vinicius Junior, sempre o fascia o comunque punta. Messi, se voglio proprio un cambio puro di Neymar, molto forte questo Messi, ragazzi, veramente veramente forte, cioè ha un contatto fisico, ragazzi, cioè 89, quindi tiene botta veramente ai vari D'Elite e Van Dijk, quindi fate voi. Maradona, ve l'ho detto, mi piace delle volte provare magari delle altre soluzioni, quindi mi sto portando anche un classico numero 10. Anthony al posto di Dembélé. Inzaghi e Haaland, insomma un rapace da un opportunista, sempre per il discorso attacco che vediamo un attimino. Andiamo a vedere subito le istruzioni individuali, ragazzi, che sono le seguenti. Difensivo su Gilberto Silva, importantissimo, ragazzi, mettere il difensivo ai due mediani, quindi anche a Vieira, perché altrimenti se ne andranno in giro per il campo, e anche se ha la carta collante comunque è meglio a volte darglielo, perché ho notato che anche se è collante a volte tendono ad andare in giro per il campo, quindi meglio dirgli no, stai lì e recupera palla lì. Poi contropiede a Shevchenko e linea bassa, ragazzi, questa qui è l'istruzione che fa la differenza. Perché? Perché in fase difensiva, ragazzi, noi diventiamo con una difesa a 4, contando che Modric tenderà comunque a darci una mano a centrocampo, quindi diventando un CC, i due CLS tenderanno un pochino ad abbassarsi e quindi fondamentalmente diventiamo con un 4-4-2, diciamola così, che non è male per la difesa, comunque ci chiudiamo bene. Quindi, ragazzi, queste sono le istruzioni, mi raccomando, provatele così se volete, diciamo, provarle proprio a menadito. E vi faccio vedere anche la tattica secondaria. La tattica secondaria, ragazzi, è la seguente. Guardate un pochino, abbasso quindi Gilberto Silva, che chiaramente perde il suo linea bassa perché diventa già lui un difensore centrale. Lascio quindi mediano Vieira, chiaramente con sempre la sua istruzione, e in avanti lascio tutto quanto così, quindi cambia fondamentalmente solo la difesa. Questo quando magari sto vincendo e mi voglio un pochino chiudere perché mancano pochi minuti, allora abbasso la tacchetta e divento in questa maniera, quindi mi chiudo di più in difesa. Le istruzioni dovrebbero essere le stesse. Difensivo a Vieira, il contropiede, vero, qui ho dato ai due CL, quindi contropiede a Dembélé e contropiede a Mbappé, in modo tale che tendano un pochino a tornare meno e ad avere quindi ancora più uomini, diciamo, in fase di attacco, perché invece con quest'altra soluzione, che è la nostra primaria, il contropiede essendo dato solo a Shevchenko, loro comunque Mbappé e Dembélé tenderanno a tornare qualche volta a dare una mano comunque al centrocampo. Se non volete questo tipo di gioco, possiamo anche far così, possiamo eventualmente alzarli a Esa ed Eda, e in questa maniera tenderanno chiaramente a tornare un pochino meno e abbiamo comunque più uomini in attacco, però rischia che a volte potremmo trovarci un po' troppo sbilanciati, quindi poi dobbiamo essere bravi in difesa nel rimediare, insomma, a quella mancanza che magari potremmo avere delle volte a centrocampo. Quindi, ragazzi, questo qui è il modulo. Se volete, appunto, potete provarlo anche con la difesa magari a 4, mettendo proprio 4 difensori centrali in linea, e magari a questo punto mettiamo Vieira per dire mediano e abbassiamo CC Modric, quindi non più un trequartista, e a quel punto possiamo anche permetterci di lasciare i due propri esterni Eda ed Esa, oppure possiamo anche provarlo con i CL, dipende un pochino da noi come ci troviamo meglio fondamentalmente. Quindi, ragazzi, questo era il modulo, vi ho fatto vedere tattiche secondarie e istruzioni, provatelo e fatemi sapere, ragazzi. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi, un saluto a tutti dal vostro Luca Talan, ciao ragazzi!